Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Segreti Turchi. Sono felice di avervi qui, perché oggi vi porto un racconto che per me ha un peso emotivo speciale, quasi una piccola rivelazione. Dico quasi perché non è uno scoop nel senso classico, ma una confessione che ha cambiato il modo in cui guardo a me stessa e al mondo dello spettacolo. Preparatevi, perché la storia di oggi riguarda due persone che hanno trovato un posto inatteso nel mio quotidiano. Oggi vi racconto perché Ozan Akbaba e Sinem Unsal sono diventati così importanti per me, e come la loro presenza, il loro modo di vivere il lavoro e l'amore, mi abbia aiutata in un momento in cui avevo bisogno di una bussola. Prima di tuffarci dentro, un piccolo promemoria, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi a Segreti Turchi. È il modo migliore per non perdere i prossimi video e per restare vicini in questa piccola comunità. Anche che siete dei nostri. Adesso cominciamo. La domanda con cui apro spesso queste chiacchierate è semplice, ed è la stessa che mi avete scritto in tanti. Chi sono, davvero, Ozan Akbaba e Sinem Unsal per me? Non in senso anagrafico o professionale, quello lo sapete già. Lui, attore carismatico, magnetico, capace di attraversare ruoli scuri e luminosi con la stessa naturalezza. Lei, luminosa, intensa, con un controllo del dettaglio emotivo che buca lo schermo. Ma ciò che mi ha colpita non è solo la somma dei loro talenti. È l'insieme, il modo in cui si muovono dentro e fuori scena, il rispetto che si portano addosso e che sembrano offrire al mondo. Li ho scoperti come molti di voi, attraverso una serie, poi un'altra, e poi un'intervista casuale in cui, lontano dalle luci del set, la loro umanità trapelava nei dettagli. Ricordo nitidamente la prima scena in cui li ho visti incrociare lo sguardo. Non era la chimica da copione. Era quel tipo di scambio che ti fa pensare che dietro ci sia una lingua segreta, fatta di accenni, di pause, di silenzi che dicono più delle parole. Mi ha colpita la loro misura, la capacità di non strafare, di non compiacere per forza, ma di restare fedeli a un sentimento. In quella misura ho scorto qualcosa che cercavo anche in me, la libertà di non dimostrare niente a nessuno. All'inizio era semplice ammirazione. Mi piacevano le interpretazioni, mi emozionavano i personaggi. Poi ho cominciato a seguirli sui social, a recuperare vecchi estratti, a leggere interviste in cui parlavano dei primi passi, dei provini, delle piccole vergogne e dei grandi no. Ho notato un tratto in comune nei loro racconti, la dignità. Quando parlavano delle difficoltà, non c'era mai autocommiserazione. Nessun vittimismo. Solo un racconto onesto di tentativi, cadute, rialzate. E soprattutto, una dolcezza rara quando si parlavano addosso, quando l'uno citava l'altra, quando difendevano la qualità del lavoro prima della quantità di notorietà. Quello è stato il primo scarto. Perché l'ammirazione per il talento è facile, più raro è farsi educare dalla postura. La loro crescita artistica è stata, per me, una lezione. Ozan non è rimasto incollato a un archetipo, ha scelto di correre il rischio della sfumatura. Sinem ha cercato ruoli che la mettessero all'angolo per poi vederla uscire con un bagliore nuovo. Insieme, sembravano dirsi, proviamoci ancora, non restiamo nelle sicurezze. E questa inclinazione mi ha costretta a fare i conti con le mie piccole zone d'ombra, con i luoghi in cui restavo perché li conoscevo a memoria, non perché fossero giusti per me. C'è un'intervista che rivedo spesso. Non per le dichiarazioni clamorose, ma per il tono. Raccontavano di quando i provini finivano in niente, delle attese al telefono, di quei messaggi che non arrivavano mai, del silenzio pesante che segue le speranze recitate ad alta voce. Eppure, nei loro occhi c'era una combinazione strana, stanchezza e gratitudine. Come se sapessero che la fatica non è un difetto, ma il prezzo di un sogno mantenuto vivo. Non accusavano nessuno, non si sottraevano alle responsabilità. Dicevano, in sostanza, abbiamo fatto la nostra parte, domani faremo meglio. Quella frase, detta così, senza retorica, mi è rimasta addosso. E qui arriva la parte che definisco sconvolgente, perché è il momento in cui il loro modo di stare al mondo ha toccato la mia storia.
Stavo attraversando un periodo confuso, pieno di dubbi. Avevo paura di scegliere, temevo la possibilità di fallire più della certezza di restare ferma. E in quei giorni mi accompagnava, quasi senza accorgermene, il modo in cui Ozan e Sinem affrontavano le onde. Senza far finta che il mare fosse calmo, ma senza smettere di nuotare. Ricordo una loro frase, o meglio il suo senso, che ho riscritto nel mio quaderno: se proteggi ciò in cui credi, prima o poi anche il mondo lo proteggerà con te. A quel promemoria ho iniziato ad aggrapparmi. Ho osservato come gestivano la pressione mediatica, i sussurri sui social, quei piccoli veleni che scivolano nella timeline e si infilano nelle pieghe della giornata. Li ho visti non alimentare il fuoco, non cercare smentite gridate, ma riportare tutto al lavoro, alla cura di sé, ai momenti di silenzio che fanno respirare. Li ho visti prendersi del tempo, starsi vicini, proteggere con pudore la loro intimità. È stata una lezione più utile di qualsiasi manuale di benessere. La pace non è assenza di rumore, è saper scegliere quali suoni ascoltare. E poi ci sono le piccole cose che dicono molto. Le risate improvvise dietro le quinte. Il modo in cui ringraziano la troupe con lo sguardo e con le parole. La delicatezza con cui parlano degli animali, delle cause che sostengono lontano dai flash, delle iniziative per la salute mentale portate avanti senza proclami. Quando trattano questi temi, non li usano come cornice decorativa. Si capisce che per loro hanno un peso reale. E questo, di nuovo, mi ha costretta a guardarmi allo specchio, dove posso fare la mia parte. In quali gesti minuscoli posso trasformare un'idea in pratica quotidiana? Il confine tra stare persona, con loro, si assottiglia senza confondersi. Non sono perfetti, non cercano di esserlo, ed è questo che li rende credibili. Ogni volta che un progetto non va come speravano, ogni volta che la critica è più severa del previsto, li ho visti chinare il capo non per arrendersi, ma per ascoltare. Crescere, senza rinnegare ciò che sono. È una forma di coraggio gentile, quella che non ha bisogno di urlare per farsi sentire. E a me ha insegnato che si può essere solidi senza diventare duri, che si può restare sensibili senza essere fragili. Da allora, quando mi perdo, ripenso al loro modo di tornare al centro. Fissano la priorità, la qualità del lavoro, la verità delle relazioni, la gratitudine per chi c'è davvero. Ho visto Ozan ricordare il suo percorso come una sequenza di tentativi ostinati, e Sinem raccontare la disciplina come un atto d'amore verso se stessa e verso il set. Queste immagini mi hanno aiutata a rimettere ordine dove avevo caos. Non si tratta di imitarli, non avrebbe senso. Si tratta di prendere in prestito quella coerenza, quella misura, e declinarla nella mia vita. So che può sembrare strano dire che due volti dello schermo possono diventare un riferimento così concreto. Ma quando l'ammirazione supera la patina e si attacca a un nucleo umano, accade qualcosa di diverso. È come se ti si aprisse una porta, non verso il loro mondo, ma verso il tuo. Guardandoli, ho capito che la mia strada non doveva somigliare alla loro per meritare impegno, doveva somigliare a me, e basta. E la loro ostinata autenticità mi ha dato il permesso di sceglierla. In questo percorso c'è anche la gratitudine. Li ho visti dire grazie, spesso. Ai fan, ai colleghi, al caso, alla perseveranza. Un grazie senza cerimonie, ma colmo di verità. È un promemoria semplice e potente, nessuno si costruisce da solo. Ogni tappa è un intreccio di mani che hanno tenuto, sguardi che hanno creduto, errori che hanno insegnato. Ho portato quell'idea nella mia quotidianità e ho scoperto che dire grazie, con consapevolezza, ti cambia la postura. Riassumendo questa lunga dichiarazione, posso dirvi così. Ozan Akbaba e Sinem Unsal hanno trovato un posto speciale nella mia vita perché mi ricordano, con il loro fare, che la bellezza non sta nella posa, ma nella sostanza. Nel fare bene il proprio mestiere, nel custodire ciò che conta, nel non sacrificare la gentilezza sull'altare della visibilità. Mi hanno insegnato a guardare l'errore come materiale di lavoro, a distinguere la voce del cuore dal brusio del giudizio, a dignitosamente insistere. Se oggi sono un po' più fedele a me stessa, è anche merito loro.
Spero che questa confessione sia arrivata chiara, nella sua semplicità. Non è un'ode cieca, non è un'idealizzazione. È il riconoscimento che a volte, da lontano, qualcuno ti indica una rotta senza neppure saperlo. E tu, a un certo punto, prendi quel segnale e lo trasformi in un sentiero. Se vi è arrivata anche solo una briciola di questa energia, allora il tempo che abbiamo passato insieme qui ne è valso la pena. Adesso tocca a voi. C'è una coppia, un artista, una storia che vi ha cambiato qualcosa dentro. Vi siete mai sentiti salvati da una frase ascoltata al momento giusto, da un esempio colto mentre non lo cercavate? Raccontatemi tutto nei commenti. Io vi leggo, sempre, e dalle vostre parole nascono i video che verranno. Se questo video vi è piaciuto, se vi ha fatto compagnia o vi ha dato anche solo una piccola spinta, lasciate un like, condividetelo con chi potrebbe averne bisogno, e iscrivetevi a Segreti Turchi per restare aggiornati. Grazie per il tempo, per la fiducia, per la presenza. Ci vediamo nel prossimo episodio. Un abbraccio grande.